Eccoci qua ragazze mie e ragazzi a continuare la nostra spiegazione, il nostro percorso sugli arcani minori. In questo caso abbiamo le coppe. Allora, come ho detto anche nelle altre spiegazioni, mi focalizzo soltanto sull'amore, sui rapporti affettivi e per fare questo utilizzerò i miei oracoli, lui-lei, che per tutte le ragazze e i ragazzi che li desiderano sono sotto all'info box in descrizione, proprio per completare la lettura. Ovviamente batterò a random, no? Non le uso tutte 88, proprio per vedere quello che i maestri ci vogliono dire in questa sede rispetto al significato della carta. Allora, partiamo con l'asso di coppe. Abbiamo, come ho detto anche nelle altre spiegazioni, mi sono ripromessa di fare una cosa semplice, concisa, poi nelle letture settimanali vedete poi come uso nelle stese a croce, come i vari abbinamenti. Mi sono riproposta di fare una cosa semplice, concisa, senza analizzare come mio solito anche il dettaglio che non si vede, proprio per darvi un'informazione, boom, così, ok. Asso di coppe, tutti gli assi sono inizi, nuove opportunità, un'opportunità d'amore. L'asso di coppe mi parla di un'opportunità d'amore che stai per ricevere, un nuovo amore oppure il rinnovo di una relazione su basi completamente nuove rispetto al passato. Che vuol dire su basi completamente nuove? Basi che mi parlano d'amore, amore puro. E l'asso di coppe è proprio l'amore, l'amore. E mi parla anche se siete singolo, se la consultante è singolo e in arrivo un amore vero, mi può parlare anche a livello proprio tuo di una riscoperta del tuo amor proprio, di un amore che è pronta a condividere la tua coppa, pronto a condividere la tua coppa con qualcun altro, tant'è che poi nel due di coppe condividi la tua coppa con un'altra persona. Quindi mi parla di inizi, nuovo inizio, amore. Quando nelle stese a croce l'asso di coppe è al blocco, è possibile che tu sia restio, il consultante di chi stiamo chiedendo sia restio ad accettare questa opportunità d'amore, è sempre un'opportunità d'amore. Quando è al blocco è come se non volessimo accettare o la persona non vuole accettare l'opportunità che gli si presenta d'amore. Quindi è un nuovo amore, un nuovo inizio, ok? Oppure un rinnovo con la stessa persona. Vediamo i miei oracoli, lui e lei, cosa hanno da aggiungere sull'asso di coppe. Cosa hanno da aggiungere in questa sede per completare la spiegazione sull'asso di coppe? Ti amo. Comunque in tutte le spiegazioni escono proprio le carte apposta. Ti amo. Qua una persona dice ti amo, ma non solo dice ti amo, è pronta a donare tutto il suo amore. Un rinnovo di una relazione in cui ci si apre emozionalmente. Una persona dice ti amo ed è pronta a manifestare questa opportunità di questo amore. Ok, non c'è nient'altro da aggiungere, semplicissimo, ok. Vediamo adesso il 2 di coppa. Allora, il 2 di coppe. Il 2 di coppe è l'amore condiviso, proprio l'amore condiviso. Se nell'asso di coppe avevamo un amore che sgorga da dentro di te o da parte di una persona pronta a condividere la sua coppa, adesso qua le due coppe sono unite. Ci si scambia l'amore. Questo, il 2 di coppe, è l'amore condiviso, è proprio l'amore condiviso, l'anima gemella, la fiamma gemella, è l'amore condiviso, va bene? Quindi una persona è pronta a dare il suo amore a te completamente, la sua coppa a te, e tu lo stesso. È un amore condiviso. Tu o la consultante, insomma, è un amore condiviso. Proprio la carta del 2 di coppe è la carta più gettonata, diciamo, più importante nelle stese d'amore. Quindi il 2 di coppe, amore condiviso tra te e l'altra persona, è puro amore condiviso. Ok. Quando il 2 di coppe è al blocco, nelle stese che faccio con la croce, significa che una persona deve fare una scelta di condividere il suo amore con te, oppure deve fare una scelta, tutti e due sono la dualità.
Anche il 2 di coppe al blocco può significare la scelta tra la consultante e un'altra persona, oppure una persona che non si decide ancora a dare la sua coppa. Mm? Tutti e due rappresentano generalmente la dualità, i dubbi, magari al blocco una persona che ha dubbi a condividere l'amore, tu che hai dubbi a condividere l'amore con un'altra persona, a stare in amore, in rapporto con un'altra persona. Dipende sempre da come vengono aspettate. Però nel cosa prova per te c'è un 2 di coppe, ovviamente è chiaro, no? Vediamo cosa hanno da aggiungere i miei oracoli lui-lei sul 2 di coppe. Ah, so di aver sbagliato, ho avuto paura. Allora qua ci presentano una persona che sa di aver sbagliato. Sa di aver sbagliato in cosa? Sa di aver sbagliato in qualsiasi cosa. Ha avuto paura di cosa? Di condividere l'amore con te, di condividere l'amore con la consultante. E in questo caso, col 2 di coppe, quando esce il 2 di coppe accompagnato da questa carta, per esempio, è pronto adesso a rimediare i suoi sbagli, a chiedere perdono, ma non solo a chiedere perdono, è proprio la pacificazione dell'amore. Quindi so di aver sbagliato, ho avuto paura, adesso non ho più paura di darti il mio cuore, di darti la mia coppa d'amore. Non l'ho detto all'inizio, tutte le coppe corrispondono ai segni d'acqua, le emozioni, sono l'amore, le emozioni, ok. Quindi qua abbiamo una persona che dice so di aver sbagliato, ho avuto paura e sono pronto a condividere la mia coppa con te. Mettiamone un'altra. Tu sei l'amore. Qua abbiamo una persona che si rende conto che tu sei l'amore e vuole condividersi con te. E tu sei l'amore e quindi tu sei degna dell'amore che provo per te. Va bene? Ok. Adesso passiamo al 3 di coppe. Il 3 di coppe è una carta di grande gioia, di grande allegria, di grande festeggiamento, inviti a cena, di sfruttar della vita, si dice in spagnolo, una carta di diversione, di divertimento, di allegria, di amicizia. Corrisponde alle amicizie o corrisponde a un buon momento che si vive con la persona di interesse, un momento di ludico, di gioia, di condivisione, se sia all'inizio per esempio di un rapporto, un momento di anche scoperta dell'altro, di scoperta anche di amicizia, di conoscenza, conoscersi l'un l'altro e anche la carta della riconciliazione. Il 3 di coppe, tutti e tre possono, i tre, dipende sempre come vengono aspettati, possono rappresentare anche la presenza di altre persone a livello sentimentale, però dipende da come vengono aspettate. Se c'è un 2 di spade, una luna, un 7 di spade, una papessa, dipende sempre dalla stesa e da che posizione prendono le carte. Però sommariamente, diciamo, il 3 di coppe rappresenta l'allegria, la felicità, la voglia di, magari se esce solo un 3 di coppe rispetto a cosa sta sentendo per me, tanta gioia, tanta allegria, non c'è ancora un impegno di 2 di coppe, un impegno di 10 di coppe, che è più un amore più sostanzioso, mi spiego? E quindi è proprio la voglia di allegria, di condividersi, di fare pace, di uscire insieme, la gioia, ok? Andiamo a vedere adesso. Andiamo a vedere adesso che cosa ci aggiungono i nostri oracoli lui, lei sul 3 di coppe. Con te posso essere autentico. Qua c'è una persona che con questo 3 di coppe dice con te posso essere quello che sono, non ho freni, non ho limiti, non mi vergogno, posso essere autentico. Mi sento, ti ho detto che il 3 di coppe è anche una carta di grande amicizia, no? Quando escono anche nelle carte rispetto a un amico, un'amica in particolare, è una bellissima carta di condivisione, di stare a cena insieme, di stare a pranzo insieme, è bello condividere la quotidianità e quindi qua c'è una persona che dice proprio perché con te riesco a condividere la quotidianità in modo così gioioso e semplice e leggero, con te posso essere autentico.
è una bellissima carta di fiducia, ok. Cos'altro ci aggiungono sul 3 di coppe per completare la lettura, la spiegazione in questa sede? Accanto a me c'eri soltanto tu, ricordo solo questo. Allora, non poteva uscire carta migliore per approfondire un attimo la spiegazione di quando ci possono essere delle altre persone, si possono avere sospetti su altre persone. Accanto a me c'eri soltanto tu, ricordo solo questo. Quindi qua, anche se c'erano altre persone accanto a me, c'eri solo tu, io guardavo solo te. Va bene? Quindi i nostri oracoli, lui e lei ci danno una spiegazione in più, quindi io voglio stare bene con te, mi sento autentico, mi sento sereno, leggero, anche se c'erano altre persone, accanto a me c'eri soltanto tu, ricordo solo questo, non mi ricordo delle altre persone, mi ricordo soltanto di te, va bene? Ok. Adesso andiamo a vedere il 4 di coppe. Allora, il 4 di coppe è una carta che dice non mi va, non mi sta andando, non ho l'animo giusto di cogliere l'opportunità, non mi sta andando. Qua c'è un uomo un po' demotivato che gli offrono un'opportunità ma lui non la vuole cogliere, è un po' demotivato, ci può essere un po' di stanchezza a livello emozionale o è stanca questa persona per altre questioni che si riversano sulla sfera emozionale e quindi magari gli si propone l'opportunità e dice non mi va, non mi va, emozionalmente sono basso d'animo, non mi sta andando, sono stanco, c'è è una carta di non mi va, quindi può essere anche una carta di rifiuto, qualcuno che rifiuta un'opportunità. Se per esempio nelle stese a croce sull'amore al positivo esce il 4 di coppe, mi dice che tu puoi rifiutare un'opportunità perché non ti sta andando, oppure una persona rifiuta un'opportunità che non gli sta andando, insomma. Quindi se in una stesa d'amore per te, che sei la consultante, stabiliamola così, nella carta al positivo esce il 4 di coppe, è possibile che tu rifiuti un'opportunità oppure ti apri finalmente dopo un momento di apatia emozionale, dipende da quello che esce, ok. Sì, il 4 di coppe è proprio una situazione di rifiuto. È possibile che ti sei sentita rifiutata da qualcuno o qualcuno rifiuta l'opportunità. È una carta di non mi va, non mi sta andando. Ok, vediamo un po'. Mi parla anche di una certa noia all'interno di un rapporto già consolidato, quindi mi parla di una certa noia o di una certa apatia in un rapporto già esistente, dove non c'è niente di nuovo, sono demotivato. Ok. Cosa hanno da aggiungere i nostri oracoli lui-lei in questa sede per completare la spiegazione sul 4 di coppe? Cosa hanno da aggiungere sul 4 di coppe? Qua dice, non conosco altra ragione di amarti che amarti. Allora, qua c'è una persona apatica, che non gli va di fare niente, che non gli va di cogliere l'opportunità. Al tempo stesso, e anche qua si evince con questa carta, una persona che è demotivata per il fatto che ti ama e non può farci niente. Ed è come se si deve mettere un po' in asse questa persona, no? Qua vediamo che non coglie l'opportunità, non fa niente, è un po' demotivato per il fatto che ti ama e non sa cosa fare. Cioè, è un po' demotivato a livello emozionale, non conosco altra ragione di amarti che amarti. Ti amo e basta. Qua in questo caso c'è anche, possiamo dire, con l'oracolo lui-lei, c'è una persona che anche se gli danno altre opzioni, non le coglie perché pensa a te. Qua ci sono le altre opzioni che lui guarda, no? Sta pensando a te con questa carta lui-lei. Non conosco altra ragione di amarti che amarti, quindi se mi offre un'altra opportunità io non la voglio. E sono un po' demotivato perché magari c'è con te qualcosa che non va, mi sento demotivato e nonostante c'è qualcosa che non va con te o con la consultante, però io non conosco altra ragione di amarti che amarti. Magari abbiamo avuto un litigio, abbiamo dissentito su alcune questioni, mi sono arrabbiato, arrabbiata, però non conosco altra ragione di amarti che amarti. Sono un po' down a livello emozionale, ma non conosco altra ragione di amarti che amarti. Ok. Dipende sempre per come dipende sempre dalla stesura, dalla lettura.
Se per esempio cosa prova per te esce un 4 di coppe, una persona che non gli va in questo momento di dimostrarti niente, forse per altre questioni che come ti ho detto all'inizio della spiegazione del 4 di coppe lo demotivano a livello emozionale, altre questioni. Però quando chiediamo cosa prova per me esce questa carta, capiamo che ti ama, però in questo momento non è il suo miglior momento, non sta attraversando il suo miglior momento a livello emozionale. Ok, vediamo ancora cosa ci aggiungono sul 4 di coppe, però quando facciamo queste stesure bisogna vedere sempre, cioè quando facciamo le stesure non basta una sola carta, ok? In questo caso con i nostri oracoli lui-lei possiamo capire cosa sente per te la persona a prescindere, in base anche alla carta dei Rider-Waite, dei tarocchi. Però per completare la lettura è necessario aggiungere più carte, insomma. Vediamo cos'altro hanno da aggiungere il lui-lei per completare la spiegazione in questa sede. Ah, ti sposerò perché? Ti sposerò perché questa persona, allora qua vediamo una persona annoiata, che non gli va di fare niente, che è demotivata per vari motivi, che non conosce altra ragione di amarti che amarti e sta pensando che in futuro ti sposerò, costruiremo qualcosa di importante, non voglio nessun'altra opzione, sto pensando solo a te. Però è limitato a questa lettura, ok? Perché in questo caso dovrei mettere altre carte per vedere cosa sente, qual è il motivo della sua demotivazione emozionale, ok? Comunque, voi dovete ricordarvi il 4 di coppia è una persona che in quel momento è demotivata a livello emozionale, la noia non gli va, non gli sta andando, per altri motivi magari, ok? Vediamo un po'. Adesso 5 di coppe, una carta un po' temuta. Allora, il 5 di coppe mi parla di abbandono, mi parla di una sensazione della ferita dell'abbandono, mi parla di un momento di tristezza, va bene? Un momento di tristezza. C'è una persona che guarda le coppe versate, e cioè le emozioni versate, nel senso c'è una persona che si pente. Questa è la carta, per esempio, di una persona o che si pente di averti fatto male, di averti detto delle cose sbagliate, una persona molto pentita, un po' come anche il 5 di denari, no? Una persona molto pentita, ricordiamo che tutti i 5 sono forieri di grandi cambiamenti emozionali che possono destare scompiglio che poi vanno al 6 per riequilibrarsi. Quindi qua abbiamo una persona di una sensazione di abbassamento d'animo, di tristezza, di abbandono, una persona che si sente abbandonata, una persona che sta vivendo un momento di tristezza, sta contemplando il passato, le coppe versate, però il 5 di coppe ti dice ci sono due coppe piene qua, cioè non tutto è perduto. Va bene? Non tutto è perduto rispetto all'amore o rispetto a una persona. Anche se ti senti triste in questo momento e stai contemplando il passato, non tutto è perduto. Due coppe qua dietro ci sono, nuove, piene, ok. Quindi il 5 di coppe è una carta che mi parla di tristezza, di abbandono, sensi di colpa. Per esempio, se esce cosa sta provando per te, c'è un 5 di coppe, una persona che è molto pentita, che sta male senza di te. Se tu hai la carta del 5 di coppe, sei tu che stai un po' triste. Però i tarocchi ci servono, no, al nostro viaggio iniziatico e ti dicono attenzione, ti stai focalizzando sul passato, sulle coppe versate, non tutto è perduto. Due coppe qua dietro piene. Ok. È una persona triste col 5 di coppe, c'è tristezza qua, una persona è triste. Ok, vediamo cosa hanno da aggiungere i miei oracoli lui-lei sul 5 di coppe. Cosa hanno da aggiungere sul 5 di coppe per completare la spiegazione in questa sede? Ti sto aspettando. Qua c'è una persona che sta aspettando la consultante. Oppure se ti esce a te questa carta, come stai? Stai aspettando che qualcuno ti contatti. Quindi qua c'è una persona che sta aspettando qualcun'altra e medita sul passato, si crogiola, è triste e sta aspettando la persona a cui sta pensando, che le ha generato tristezza. Quindi qua possiamo avere una persona che è triste, che è delusa, ha dei sensi di colpa e sta aspettando la persona a cui ha fatto male
con cui c'è stata una situazione difficile che l'ha reso triste, che l'ha resa triste. Ti sto aspettando, vediamo un po'. Magari qua con questa carta ti sto aspettando si evince una persona che è stata rifiutata da un'altra persona e sta contemplando il passato, è molto triste, magari sei tu che l'hai rifiutata questa persona e ti sta aspettando e sa che non può fare magari in questo momento nulla perché gli hai voltato le spalle o perché varie dinamiche, no? Pensa, spera che tu cambi idea, ok. Vediamo cos'altro hanno da aggiungere. Voglio sentire addosso il tuo respiro. Qua c'è una persona che sta male, che è molto pentita, che è triste, che sta aspettando un'altra persona e vuole sentire addosso il tuo respiro. Perché? Perché nei ricordi che sta pensando del passato sulle coppe versate, ricorda il tuo respiro addosso, ricorda il sentirti sulla pelle. È una persona molto triste in questo momento col 5 di coppe. Ok, adesso andiamo a vedere come la situazione cambia nel 6 di coppe. Il 6 di coppe è un'energia bellissima. Il 6 di coppe mi parla, qua ci sono due bambini, sentirsi come due bambini. È un'energia bellissima che mi parla di un'energia molto preziosa che viene condivisa tra te e un'altra persona. E mi parla di ricordi del passato, è la carta che indica anche il passato insieme all'eremita, insieme al giudizio, mi parla di persone del passato oppure di una persona che conosci molto bene o una persona del tuo passato che ha amore, un amore puro, è l'amore dei bambini per te, per la consultante. Quindi quel 6 di coppe è una persona a cui manchi moltissimo e sta pensando ai ricordi felici. Quindi, ricapitolando, il 6 di coppe sia una carta che mi parla di persone del passato, oppure di persone che conosci molto bene, a cui stai mancando moltissimo. Esce cosa prova per te, c'è il 6 di coppe, magari non ti senti da tanto tempo e gli manchi tantissimo. E col 6 di coppe c'è una spinta propulsiva a ricontattarti. Poi dipende dalla stesura, però è una persona che tu conosci molto bene, a cui manchi tanto. Quindi c'è una... però il 6 di coppe, se per esempio una persona nuova, cosa prova per te il 6 di coppe? Un'energia bellissima. Guarda, quasi quanto il 2 di coppe, perché qua parliamo del bambino che si incontra con l'altro bambino, i due bambini che si incontrano, quindi un'energia pura, di amore puro, di condiviso. Va bene? È un po' come il 2 di coppe, diciamo, però ha a che fare con l'energia ancora più profonda del bambino interiore. E quindi è un'energia molto preziosa, il 6 di coppe, che mi parla anche della riconciliazione con una persona a cui manchi molto o una persona del tuo passato, della riconciliazione con una persona che sente i ricordi felici, ricorda i ricordi felici e quindi gli viene molta nostalgia, c'è una persona che ha tantissima nostalgia di te. Ok. Vediamo cosa hanno da aggiungere i miei oracoli lui lei sul 6 di coppe per completare la lettura in questa sede. 6 di coppe. Voglio fare l'amore con te. Qua c'è una persona che sente passione, ma anche amore. E quindi il 6 di coppe mi dicono voglio fare l'amore con te. L'amore come lo faccio con te, col bambino, è un amore che non ho mai fatto con nessuno. Perché qua ci sono i bambini che si vengono incontro. È come se le anime fanno l'amore e poi si riversa anche nel corpo, no? Voglio fare l'amore con te. Qua c'è una persona a cui manchi tantissimo, ha tantissima nostalgia, oppure una persona nuova che magari sente una connessione profondissima con te, perché il 6 di coppe mi parla di persone del passato non solo di questa incarnazione, ma anche di altre vite, come il giudizio, no? Un po'. Quindi sento quando faccio l'amore con te un'energia che mi riconnette al bambino interiore e questa è la cosa più bella a cui si può anelare, ok? Vediamo un po'. Perché se mi fosse uscito voglio fare l'amore con te su una carta di bastoni, è una carta più passionale, no? Che ha meno a che vedere con la parte più profonda emozionale del bambino. Invece questa carta è un altro tipo di voglio fare l'amore con te, più profondo. La connessione con l'anima, ok. Vediamo cos'altro ci aggiungono sul 6 di coppe.
non sono stato onesto. Qua c'è una persona che non è stata onesta con la consultante o con il consultante e vuole fare pace. Il 6 di coppe è anche la carta della riconciliazione, dei ricordi felici. Una persona che magari non è stata onesta, ha molta nostalgia di te, magari c'è stata una separazione, sta pensando ai ricordi felici e il bambino interiore gli fa scattare la necessità di riconnettersi con te. Non sono stato onesto, sento un'energia bellissima con te, non lo meritavi e nemmeno io lo meritavo. È un'energia molto preziosa che fa fare delle cose straordinarie, il 6 di coppe, va bene? Ok, andiamo a vedere adesso il 7 di coppe. Allora, il 7 di coppe mi parla di una persona che può avere delle opzioni. Può avere delle opzioni a livello amoroso oppure di una persona distratta da altre questioni della sua vita e quindi può avere a che fare con situazioni lavorative, di denaro, di famiglia, di questioni di altro dall'amore e avere anche l'amore, quindi una persona un po' distratta, una persona che è un po' confusa e deve prendere una decisione, deve fare una scelta o su quale opzione scelgo tra più persone oppure una persona distratta da altre responsabilità e quindi in un determinato momento può avere a che fare con più cose da fare e quindi ha da gestire più cose contemporaneamente. E quindi mi parla di un po' di confusione sulla scelta da fare. È un momento di scelta, devo fare una scelta. Che cosa faccio? Sto pensando, una persona che pensa. E se il 7 di coppe viene aspettato, per esempio, con il 6 di coppe, è una persona del passato che sente una nostalgia profonda e il 7 di coppe mi parla del fatto che si può aprire una possibilità di incontro nuovamente, questa persona sta sognando, sta immaginando e inconsciamente magari sta proiettando una manifestazione con te. Perché il 7 di coppe è proprio l'immaginazione, sto immaginando, come sappiamo l'immaginazione crea la realtà. Qua è una persona che sta anche immaginando come potrebbe essere una determinata situazione con un'altra persona. Quindi ricapitolando, il 3 di coppe sono vari aspetti, il 7 di coppe ha varie interpretazioni a seconda delle carte che seguono e a seconda della posizione che ha. Mi può parlare di una persona che ha opzioni, più opzioni, di una persona che può essere distratta da altro e quindi meno concentrata sull'amore perché ha altre cose da fare, lavoro, denaro, famiglia, eccetera. Di una persona che sta sognando, sta immaginando la consultante o qualcuno e si sta facendo i film. mm? E quindi una persona che ha necessità, siccome ha più cose da fare, per esempio, è un po' distratto, ha necessità di prendere una decisione. Ok, vediamo un po', scusatemi, cosa ci aggiungono i miei oracoli, lui lei, per completare la spiegazione in questa sede. Allora, accanto a me c'eri soltanto tu, ricordo solo questo. Questa è la carta che ci è uscita anche sul 3 di coppe ed è proprio una carta azzeccatissima per farci mettere l'attenzione su due aspetti. Qua vediamo una persona che dice ci sei soltanto tu. Accanto a me c'eri soltanto tu, ricordo solo questo. Il fatto che mettono l'attenzione che c'eri soltanto tu, è possibile che ci siano state anche altre persone. E qua è una persona che può avere delle opzioni, però dice guarda, tra queste opzioni ci sei sempre stata soltanto tu. Anche, oppure una persona che era distratta da altro, ha responsabilità o altre cose rispetto all'amore, e ti dice guarda, nonostante io sono stato distratto o sono distratto per altre responsabilità, guarda che ci sei soltanto tu, io ricordo solo questo, cioè faccio il lavoro che devo fare, faccio il lavoro, vado a fare la spesa, ma ci sei sempre soltanto tu. Quindi il fatto che mi puoi aver visto distratto o distratta, non ti preoccupare, ci sei sempre soltanto tu. E vediamo di aggiungerne un'altra. Oppure quando mi hai visto distratto, ok? Vediamo un po' di aggiungere un'altra sul 7 di coppe.
Sei così dannatamente tutto ciò che ho sempre desiderato. E questa è una carta bellissima perché ci fa mettere adesso l'attenzione su quello che ti ho detto prima rispetto a una delle spiegazioni del sette di coppe, no? Qua c'è una persona che sta immaginando come potrebbe essere con te. Cosa potreste fare insieme? Potete fare la prima coppa, la seconda, questa, farle tutte insieme. Sta immaginando cosa potete fare insieme. E ti di perché? Perché stai immaginando così tanto? Questo è anche il sognare, no? Perché sei così dannatamente tutto ciò che ho sempre desiderato. Cioè, ho desiderato questa coppa e tu ce l'hai, ho desiderato questa e tu ce l'hai, ho desiderato questa e tu ce l'hai. Wow, cosa posso fare adesso con te? Questa è una persona che ancora non fa una scelta col sette di coppe, sta immaginando qual è la scelta migliore da fare. Perché? Perché sei così dannatamente tutto ciò che ho sempre desiderato. Ok? E questa è una persona che valuta anche rispetto ad altre opzioni che può avere, che tu sei così dannatamente tutto ciò che ho sempre desiderato, proprio perché ha fatto una valutazione. Ok, andiamo a vedere adesso l'otto di coppe. Allora, l'otto di coppe mi parla di un cambiamento emozionale, cambio emozionale. Va bene? Arriva un cambio emozionale. Qua c'è una persona che lascia indietro delle situazioni emozionali che possono essere o con un'altra persona o una situazione emozionale che ormai non sussiste più. Gli ha dato quello che gli doveva dare fino a quel momento, però adesso è tempo di andare avanti. Quindi è un cambio emozionale. Arriva un cambio emozionale. Qua, ripeto, se esce nelle stese è una persona che si lascia alle spalle o un'altra relazione oppure mi parla del fatto che tu puoi essertene andata o andato da una relazione e sei in cerca di un nuovo cammino. Mi parla quindi di un allontanamento emozionale o allontanamento emotivo. E mi parla o che tu ti sei allontanata emotivamente, stai andando via da una situazione emotivamente che non ti appaga più, oppure che per te arriva un cambio emozionale, quindi qualcosa di nuovo, oppure è una persona che se c'è nell'otto di coppe, nel cuore, una persona cosa prova per te, esce nel cuore l'otto di coppe, è una persona che vuole un cambio emozionale con te e tale cambio emozionale può essere dovuto al fatto che vuole lasciarsi alle spalle una situazione difficile con un'altra persona, oppure una situazione tra te e questa persona che è stata difficile, un cambio emozionale. A volte quando l'otto di coppe è al blocco mi può far pensare che magari rientra una persona da cui tu te ne sei andata e che ti coglie alla sprovvista questa cosa e magari a te non fa piacere questa cosa. Per esempio, se io ti faccio una stesa d'amore con la croce, no? Come le faccio io, e l'otto di coppe sta al blocco, è possibile. Cosa succede in amore per te prossimamente? Mi esce l'otto di coppe al blocco, ti faccio un esempio. È possibile che rientri, se c'è pure un 6 di coppe nel futuro, una persona del tuo passato che però a te non fa piacere. Per esempio. E l'otto di coppe al positivo dice che arriva un cambio emozionale, quindi una situazione nuova per te a livello emozionale che ti riempirà. Mm? E mi indica anche un rientro di una persona del passato da cui tu te ne sei andato, c'è stato un allontanamento, l'otto di coppe. Fatto sta che per non entrare in confusione, perché queste sono dinamiche che leggiamo quando facciamo le stesure con più carte, l'otto di coppe mi parla di un cambio emozionale. Arriva per te un cambio emozionale, quindi qualcosa di meglio. O una persona che lascia una situazione per andare da un'altra parte. Ok. Vediamo cosa ci aggiungono i miei oracoli lui lei in questa sede per completare la lettura sull'otto di coppe. Proprio della separazione parla. Guardate come vanno a pennello. Allora dice: quando ci siamo separati sentivo un vuoto incolmabile a cui non riuscivo a dare spiegazione. Mi sono distratto. Ho cercato di riempire in mille modi quella sensazione angosciante. Ma tutto rimaneva in superficie. Tutto ciò che facevo prima risultava ormai banale. Mi sono sentito impotente, frustrato, inerme davanti a qualcosa che non avrei mai potuto controllare. Allora, qua parliamo di una persona che se n'è andata da te o dalla consultante, 8 di coppe, c'è stato un allontanamento emotivo,
e ha sentito un vuoto incolmabile a cui non riusciva a dare spiegazione. Questa persona si è distratta, ha cercato di riempire in mille modi quella sensazione angosciante. Si è distratta come? Magari conoscendo persone nuove, andando con altre persone, oppure facendo altre cose. Ma tutto rimaneva in superficie, cioè nonostante io facessi, mi distraessi, tutto rimaneva in superficie. Tutto ciò che facevo prima risultava ormai banale. Cosa vuol dire? Tutto ciò che facevo prima, prima di separarmi da te e che riuscivo a colmare i miei vuoti emozionali, adesso non riesco più, perché mi hai lasciato un segno indelebile, quindi mi hai spinto ad essere migliore. E quindi mi sono sentito impotente, frustrato, inerme, davanti a qualcosa che non avrei mai potuto controllare. Quindi qua c'è una persona che si rende conto di essersi allontanata da te ed è stato tutto inutile quello che ha fatto per dimenticare quella sensazione di angoscia e di dolore che ha provato. Ora, se stai conoscendo una persona nuova e mi esce l'8 di coppe, questa è una persona che ha necessità di aprirsi poco a poco perché ha vissuto una situazione difficile e se l'è messa alle spalle. Quindi se stai conoscendo una persona da poco, mi esce l'8 di coppe sul cuore di questa persona, è una persona che piano piano si aprirà a te, però ha necessità di tempo perché ha vissuto una sorta di inferno da cui si sta liberando. Ok? Allora, andiamo a vedere adesso il 9 di coppe, una carta che mi piace tantissimo perché mi parla di amor proprio. Allora, il 9 di coppe, proprio sinteticamente, mi parla di amor proprio, quindi stare bene con te stessa o con te stesso, con le tue cose e non dare molta, diciamo, confidenza all'esterno. Oppure mi parla di un'energia di soddisfazione con una persona. E quindi mi parla di un'energia di amor proprio se esce proprio per te, ma mi parla anche di se per esempio al negativo una persona che ha eccessivo amor proprio e quindi una persona che non condivide il suo essere con l'altro, dipende da che posizione e come viene aspettata la carta. Quindi mi parla di amor proprio, di una persona che sta bene così come sta, di una persona che anche di un desiderio realizzato, anche il fatto magari ti corteggia, no? Ti esce il 9 di coppe, ti fa piacere questa cosa, tu non muovi un dito, ti fa piacere, quindi ti inorgoglisce, ma tu non muovi un dito. Quindi il 9 di coppe mi parla di un'energia di una persona che sta ferma, statica nelle sue cose, va bene? Di amor proprio, però quando è il negativo mi può parlare anche di una persona eccessivamente, con un eccessivo amor proprio, anche un po' egoista, un po' come il 9 di denari. Però io dico sempre che i 9 sono i due 9 di denari insieme, come anche i due 9 di coppe, sono le coppie del futuro. Due persone che amano se stesse con il loro amor proprio e si condividono nella loro interezza, non nel loro disastro, nel sentirsi metà di qualcosa, quindi si condividono nella loro interezza. Quindi il 9 di coppe rappresenta soddisfazione personale. Soddisfazione personale. Rappresenta anche una persona che può essere tu o la persona di cui stiamo chiedendo, che sta bene così come sta e non fa ancora niente. Mi parla anche di una zona comfort dove sta la persona, che quindi essendo una zona comfort fa fatica a fare delle azioni, perché sta bene così come sta. Dipende da come vengono aspettate le carte. E anche il 9 di coppe mi parla di un desiderio che si realizza. Per te, mi parla anche di una donna incinta il 9 di coppe, no? Cioè nel senso la madre incinta è una questione che riguarda se stessa e quindi una soddisfazione personale di grande amor proprio perché sta mettendo al mondo la sua creatura. Mi parla anche di questo. Ok, andiamo a vedere cosa ci aggiungono i miei oracoli, lui, lei. Se per esempio vediamo cosa prova per te, esce il 9 di coppe, è una persona che sta bene con te, è gratificata dalla tua presenza, però ancora non fa azioni, va bene? È gratificata dalla tua presenza, ma sta ancora in una zona comfort. Ok. Vediamo un po'. Oppure puoi essere tu, che non fai nessuna azione, ovviamente dipende per chi stiamo chiedendo. Vediamo cosa hanno da aggiungere i miei oracoli, lui e lei, rispetto al 9 di coppe su una persona specifica o su una persona di interesse.
sono pazzo di te. Qua c'è una persona che si inorgoglisce della tua presenza, di essere con te, oppure è pazza di te questa persona, però ancora non si muove. Quindi per sapere una persona che non si muove, esce il 9 di coppe, rispetto a una persona che ti interessa, che non ti piace, che non si muove, esce il 9 di coppe, effettivamente ti parla dell'essere in una zona comfort di questa persona, però poi ti esce sono pazzo di te, e quindi questo essere pazzo di te lo inorgoglisce, sta per fare qualcosa. Vediamo. Oppure quando il 9 di coppe esce con delle persone che stanno già insieme, va bene? È un'energia bellissima di condivisione, come ti ho detto, 2 9 di coppe insieme come 2 9 di denari, ok. Energia autonoma di amor proprio che si condivide, dove si condivide la propria interezza. Allora, cos'altro ci aggiungono? Se per baciarti dovessi poi andare all'inferno lo farei, così potrò poi vantarmi con i diavoli di aver visto il paradiso senza mai entrarci. Allora, qua abbiamo una persona che a quanto pare, rispetto alla prima carta, è una persona che si muove, che si muoverà assolutamente, che sta aspettando il momento giusto, oppure una persona con cui ci stai già insieme, che farebbe di tutto per te e farà di tutto per te o per la consultante. E dice, se per baciarti dovessi poi andare all'inferno lo farei, così poi potrò vantarmi con i diavoli di aver visto il paradiso senza mai entrarci. Allora qua abbiamo, ci dà un'ulteriore spiegazione sul 9 di coppe. Questa persona, avendo queste emozioni per te o per la consultante, fare quello che dice, farei di tutto per te, sono pazzo di te, vado all'inferno, andate e ritorno anche solo per un attimo, ok, questa cosa mi inorgoglisce, 9 di coppe, questa cosa mi rende fiero di me, mi fa sentire bene, ok? Ok. Adesso andiamo a vedere il 10 di coppe. Oh, il 10 di coppe è una carta bellissima, il 2 di coppe è la potenza. Il 10 di coppe mi parla di amore, 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 amore condiviso. Quando esce nel cuore il 2 di coppe è una carta proprio che vuole darti tutto, c'è una persona che ti vuole dare tutto l'amore possibile e immaginabile, vuole darti tutto, un po' come il 10 di denari, ma il 10 di denari è ancora più radicato. Una persona che vuole darti tutto, tutto. Qua c'è anche la famiglia, quindi vuole darti tutto, amore condiviso, qua c'è il 2 di coppe e poi in aggiunta i bambini, no? Vuole darti tutto, famiglia, anche famiglie condivise, famiglie unite. Qua c'è una persona che vuole darti tutto, non solo l'amore condiviso come il 2 di coppe, ma anche l'amore con la famiglia. Quindi fare una famiglia, ok. Il 10 di coppe, per esempio, se mi esce, se vi state conoscendo da poco con il 10 di coppe, mi parla di una 10 di coppe in assonanza anche col sole, il sole è soprattutto l'amicizia, se cosa prova per te esce il sole, è un'energia molto preziosa, bellissima, che mi parla di fiducia e di una profonda amicizia, di profonda fiducia che può sfociare in altro. Una persona che vuole stare bene con te, il sole, vuole godersi attimo per attimo, però non è tanto un'energia romantica il sole, no? Se esce il sole accompagnato col 10 di coppe, è una persona che, se vi state conoscendo da poco, una persona che sente con te una connessione bellissima, di profonda fiducia e che si aprirà ad altro, va bene? Se esce il sole col 2 di coppe è chiaro che è l'amore romantico condiviso. Il sole col 10 di coppe, se vi state per esempio conoscendo da poco, può essere un'amicizia importante che ha delle basi per espandersi, ok? Quindi una persona che vuole darti tutto col 10 di coppe, ok. Vediamo un po'. Il 10 di coppe al blocco, probabilmente c'è una famiglia al blocco, oppure probabilmente ci può essere una persona che fa fatica a darti tutto ancora. Ok, vediamo cosa ci aggiungono i miei oracoli sul 10 di coppe. Sono geloso di te. Qua c'è una persona che magari può esserci un'amicizia ancora non ancora dichiarata tra te e questa persona e dice sono geloso di te però. Va bene, qua c'è una persona che sente tutto il possibile, immaginabile con te, magari non si è ancora dichiarata ed è gelosa, avendo parlato di amicizia un po' più profonda, no? Qua c'è una persona che il 10 di coppe mi parla anche della voglia di riconciliazione, no? Di riconciliazione, sono geloso di te, qua c'è chiaramente una persona gelosa di te e quindi magari sei tu che non vuoi ancora dare tutto a questa persona, oppure questa persona che non può ancora dare tutto, nel frattempo è geloso di te, della consultante.
o è geloso magari perché passi molto tempo con i tuoi amici e poco con lui o con lei, cioè, va bene? Vediamo un po' cosa ci aggiungono. Molto spesso per riuscire a scoprire che siamo innamorati, forse anche per diventarlo, bisogna che arrivi il giorno della separazione. Qua mi stanno parlando di una persona che può essersi separata da te o dalla consultante e grazie a questa separazione giunge alla consapevolezza che adesso vuole tutto con te. Vuole amore, 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 amore alla potenza, amore, famiglia o amore, amore, amore condiviso, amore. Quindi mi parlano di una persona che si è separata dalla consultante, che è gelosa e che grazie alla separazione da questa meravigliosa energia del 10 di coppe che sente questa persona, ha capito che è innamorata. Ok? Andiamo a vedere adesso il paggio di coppe. Allora, il paggio di coppe è un'energia dolcissima, è un po' più immaturo del re di coppe, del cavaliere, però può essere una persona più giovane di te, oppure può essere una persona un po' più immatura, oppure quando cosa prova per te il paggio di coppe è una persona che si apre e si inizia ad aprire emozionalmente, quindi sono messaggi carini, dolci, un'energia dolcissima il paggio di coppe, quindi un gesto carino contiene in sé un seme importante, un'energia di corteggiamento. Fatto sta che tutti i fanti sono comunicazioni. Le comunicazioni del fante di coppe sono piccole comunicazioni, però hanno in sé qualcosa di molto dolce, molto profondo, più di quello che si riesce a manifestare. Può essere un messaggio carino, un like su Instagram, non lo so, capito? Una cosa, una piccola apertura emozionale. Sono comunicazioni di piccole aperture emozionali, però che hanno in sé un grande potenziale. Quindi comunicazioni, tutti i paggi sono comunicazioni, tranne il paggio di spade, sono o comunicazioni pendenti che bisognava risolvere, oppure una persona che sta a distanza e ancora non comunica, però osserva, 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 pensa, pensa, pensa. Gli altri paggi o fanti sono tutte comunicazioni, va bene? Comunicazioni, comunicazioni, gesti carini, gesto carino, comunicazioni. Ok. Oppure una persona un po' più giovane un po' più immatura, può avere anche 80 anni e sentirsene 5, ecco. Vediamo. Il paggio di coppe sono anche i figli però, in alcune circostanze letture d'amore, ok. Vediamo un po' cosa hanno da aggiungere i miei oracoli lui-lei sul paggio di coppe. L'amore è follia. Qua c'è una persona che si dichiara col paggio di coppe e fa un gesto timido che non si sarebbe mai aspettato nemmeno lui o nemmeno lei. Ok? L'amore è follia. Qua mi dice una persona che segue la parte sua irrazionale, che è la parte amorosa. Qua è una persona che segue la sua parte istintiva, razionale, intuitiva, non segue la ragione, segue solo i suoi sentimenti. L'amore è follia, lo confermano il fante di coppe. Ok. Ancora, cosa ci aggiungono sul fante di coppe? Siamo totalmente diversi, siamo unici, siamo fatti l'uno per l'altra. Allora qua c'è una persona che si dà conto anche timidamente, ricordiamo il fante di coppe, che magari ci sono state delle problematiche iniziali, oppure questa persona si dà conto e lo dice timidamente che comprende il valore delle vostre diversità e la vostra diversità non è più una diminuzione ma è un arricchimento. Qua dice siamo totalmente diversi, siamo unici, siamo fatti l'uno per l'altra. Qua c'è una persona che fa un gesto carino, nobile, di grande spessore, che ha un grande potenziale, sono gesti piccoli da grande potenziale. Questo grande potenziale ha a che fare col fatto che io seguo la mia parte irrazionale, che è l'amore, l'anima, e ho la consapevolezza che essendo noi diversi, siamo unici, proprio perché ci completiamo l'uno con l'altra, siamo fatti l'uno con l'altra. Ora, il paggio di coppe è anche colui che chiede scusa, va bene? È una richiesta di scuse. Magari qua ci può essere stato un fraintendimento, una situazione difficile tra due persone e qua ti dice il paggio di coppe, scusami, perdonami,
Quindi ti ho detto, è un gesto, anche un semplice perdonami o un scusa. Sono gesti piccoli o una parola piccola ma potente. E quindi si dà conto dell'importanza della diversità. Siamo fatti l'uno per l'altra, perdonami. E con questo perdono del paggio di coppe c'è una grande consapevolezza e anche, siccome sono gesti quelli che fa il paggio di coppe, come ci stanno descrivendo qui, anche rispetto a quello che è uscito, che quando fanno questi gesti hanno dall'altra parte vengono accolti, va bene? Perché qua c'è una persona onesta, devota, anche c'è quella timidezza che ti fa stringere il cuore, ecco, ok. Andiamo a vedere adesso il Cavaliere di Coppe, avanzamento d'amore. Così io intitolo il Cavaliere di Coppe. Allora, se il paggio di coppe sono comunicazioni, tutti i cavalieri sono movimenti. Dopo la comunicazione, i cavalieri sono movimenti, cioè spostamenti. Vengo verso di te con la mia coppa. Sono pronto a donarti la mia coppa. Vengo verso di te. Quindi, se il paggio è una comunicazione, questo è il movimento. Movimento d'amore, avanzamento d'amore. Ti dono la coppa. Ok? Proprio chiaro e semplice. Andiamo a vedere cosa ci hanno da aggiungere i miei oracoli lui lei per completare la spiegazione in questa sede. Sono sempre accanto a te. Qua c'è una persona che viene da te. Sono sempre accanto a te, voglio stare con te, vengo verso di te. Anche prima quando non sto vicino a te, io sono sempre accanto a te, tant'è che prendo il cavallo e vengo. Questo è il senso. Ok, magari prendo la macchina, non proprio il cavallo. Oddio, anche il cavallo. Vediamo quindi col fatto che sono sempre accanto a te, mi muovo, ricordiamo il cavallo, mi muovo verso di te. Cos'altro ci aggiungono? Mi sono dovuto allontanare per capire che ti ho sempre amato. Allora, qua quando esce una di queste carte dell'oracolo lui lei, mi sono dovuto allontanare, capiamo che c'è stato un allontanamento. In questo allontanamento sono sempre stato accanto a te e per questo motivo che ho capito che ti amo, mi sono dovuto allontanare per capire che ti ho sempre amato, adesso vengo verso di te. Mi sono dovuto allontanare per capire che ti ho sempre amato, quindi vengo verso di te. Ricordiamo, Cavaliere di Coppe, movimento. Ok. Andiamo a vedere adesso la Regina di Coppe. Ok, la Regina di Coppe è colei che si lascia fluire alle proprie emozioni, colei che fluisce, colei che attende. È una donna che sta attendendo qualcosa, sta aspettando qualcosa e nel frattempo fluisce alle proprie emozioni. È una donna empatica, è una donna... ovviamente tutte le figure quando sono in blocco possono rappresentare un'altra persona, oppure se la regina di coppe è al blocco, siccome la regina di coppe, ti dico, come carta è colei che si lascia fluire alle emozioni, crede nell'amore. Quando è al blocco è come se tu non ti lasciassi fluire alle tue emozioni, non credi più nell'amore, sei un po' demotivata, un po' pessimista sull'amore, diciamo, quando esce al blocco, ok? Se ti faccio una stesa sull'amore e la regina di coppe è al blocco, se la faccio per te, o c'è un'altra persona, se le carte lo dicono, che può essere anche la madre, che può essere anche la compagna, oppure sei tu che nel qual caso stai chiedendo sull'amore cosa accadrà, arriverà una persona nuova e tu sei la regina di coppe al blocco, è come se tu vuoi che arrivi qualcuno di nuovo, vuoi che arrivi l'amore, ma sei un po' sfiduciata nell'amore, non ti lasci fluire facilmente alle emozioni, ok? Però la regina di coppe è colei che ha pazienza, che sa attendere, sta attendendo qualcosa. Sta attendendo qualcosa e si lascia fluire alle proprie emozioni. Nonostante sta attendendo qualcosa, non sta attendendo qualcosa da un punto di vista che si arrovella, no, si lascia fluire alla vita, quello che deve accadere accade nei tempi giusti. Quando chiediamo di una persona cosa prova per te, esce la regina di coppe, è una persona che ti ama.
va bene? Perché la regina di coppe è proprio le emozioni, una persona, se esci tu nel cuore della persona di cui stiamo chiedendo, tu consultante esci nel cuore della persona di cui stiamo chiedendo, ci sei tu nel cuore, ti ama in modo totale. Mm? Ok, vediamo un po', ma è comunque colei che sa attendere, che sta attendendo, che ha pazienza, che si lascia fluire e soprattutto colei che riceve, va bene? Colei che riceve, non devi fare niente se non ricevere. Ok, vediamo un po' cosa ci aggiungono i miei oracoli lui lei sulla regina di coppe. Io ti stupirò. Allora qua c'è una persona che ti stupirà e tu magari non te l'aspetti. Qua c'è una persona che ti stupirà. Perché qua c'è una persona che ti stupirà? Ti stupirà perché tu sei una persona empatica, sei una persona che si lascia fluire le sue emozioni, sei una persona che sta, c'è una persona che sta attendendo qui. E la persona di cui stiamo chiedendo ti stupirà. Oppure se stiamo, la regina di coppe è una persona che è empatica, no? Che si apre emozionalmente. Se per esempio stiamo chiedendo di una donna che ti piace, che ti interessa, cosa prova per te, la regina di coppe è colei che è pronta ad aprirsi emozionalmente a te e ti stupirà aprendosi emozionalmente. Va bene? Se invece dipende dai casi. Se ti piace, se ti interessa una donna, se ti interessa un uomo, fatto sta che la regina di coppe mi può parlare di te che stai attendendo, oppure se ti interessano le donne, di una donna che ti stupirà aprendosi emozionalmente. Fatto sta, la regina di coppe segue le sue intuizioni e si apre emozionalmente, è aperta emozionalmente. E qua c'è una persona che ti stupirà per questo. Cos'altro ci aggiungono? Sono nervoso perché non riesco a controllare quello che provo per te. Allora, qua abbiamo una persona che siccome tu, se mi esci come regina di coppe, tu consultante, ehm, sei una donna empatica, che esprime le proprie emozioni e magari dall'altra parte c'è una persona che non esprimeva le proprie emozioni, allora qua questa persona è nervosa perché non riesce a controllare quello che prova per te, perché tu non riesci a comprendere. Ecco, questo volevo dire, la regina di coppe comprende a livello empatico e sensoriale l'altra persona e questo può generare nell'altra persona anche un po' di ansia, come in questo caso, perché mi capisci, mi denudi l'anima, la regina di coppe denuda l'anima, ok? Nel suo trono empatico, eccetera, denuda l'anima dell'altro, ok? E cos'altro? Qua c'è anche, ricordiamo, le figure dei re gestiscono, sono anche, controllano anche le loro emozioni, no? E controllano le proprie emozioni e qua c'è una persona che magari può essere una regina di coppe che controlla le proprie emozioni e allo stesso tempo può essere nervosa questa persona, questa regina di coppe, perché nonostante sia abituata a controllare le proprie emozioni, non riesce a controllare quello che prova per te. Dipende sempre di chi stiamo chiedendo, mi spiego? Ok. Vediamo un po'. Adesso, ultima carta, il re di coppe. Allora, il re di coppe è un uomo innamorato. Allo stesso tempo può anche lui controllare le proprie emozioni e non palesarle subito. Però il re di coppe è una persona innamorata. È una persona molto onesta, una persona che si lascia fluire alle emozioni, una persona che si aprirà emozionalmente. Quindi il re di coppe è una persona innamorata, onesta, matura, che si apre emozionalmente. Va bene? Re di coppe poi onesta, matura, che si apre emozionalmente. Anche lui a volte può, per esempio, se il re di coppe è al blocco, può essere che, come un po' la regina di coppe, che tu non ti fidi, sei un po' pessimista nell'amore, non ti fidi, magari che una persona, se stiamo chiedendo di una persona e questa persona come re di coppe viene al blocco, è come se tu pensi che a quella persona magari non interessi, non avendoti espresso il suo amore non interessi, oppure può essere una persona che è restia
ad aprirsi emozionalmente, che non si apre emozionalmente quando sta al blocco. Una persona che è restia a lasciarsi fluire alle proprie emozioni, ad aprirsi emozionalmente. Dipende in che aspetto viene messa, no? Però tendenzialmente al positivo Re di Coppe onesta, una persona matura, onesta, che si apre emozionalmente e che segue la sua intuizione. Andiamo a vedere cosa ci aggiungono gli oracoli di lei su Re di Coppe. Sono sempre accanto a te. Questa è una persona di cui ci si può fidare. Ti dice sono sempre accanto a te. E quando esce il Re di Coppe con sono sempre accanto a te, non solo è accanto a te anche quando non c'è, lo senti proprio un Re di Coppe, perché è una persona empatica, aperta emozionalmente, è una persona di grande spessore, il Re di Coppe. Ok. Cos'altro ci aggiungono? Mi fai perdere il controllo, e anche qua ci troviamo a che fare con quest'altra spiegazione di una persona che magari controlla le proprie emozioni, è matura emozionalmente, Re di Coppe, che però comunque è una persona che può anche controllare le sue emozioni senza farle fluire a vanvera, ok? Questa è una persona a cui tu fai perdere il controllo, oppure una persona a cui che ti fa perdere il controllo, cioè dipende. E siccome questa carta qui con un Re di Coppe, che come ti ho detto prima, tutti i re sono coloro che controllano le loro emozioni, però il Re di Coppe si apre pian piano, fluisce alle proprie emozioni, qua diciamo che c'è una persona che se non ha espresso le proprie emozioni prima e compare come Re di Coppe, certo devi stare certa che tu gli fai perdere il controllo delle emozioni, ti esprimerà le emozioni, perché già come Re di Coppe è una persona che si esprimerà emozionalmente. Va bene? Ok, quindi ragazze mie e ragazzi, io ho cercato di essere quanto più breve, brevissima e concisa, avrei voluto dire miliardi di cose, mi sono imposta di non farlo per avere una visione chiara di tutti gli arcani minori e maggiori. Durante le stesure poi settimanali che facciamo sempre, vedete ovviamente come li leggo per avere una visione ancora più completa. Detto questo, ragazze mie e ragazzi, io vi ringrazio, grazie, grazie, grazie dal profondo dell'anima. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua.